Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare questo video per leggervi le testimonianze di due nostre sorelle bellissime, bellissime, del grande lavoro svolto e grazie a quello che facciamo sempre nella nostra scuola, per aver seguito e studiato bene, applicato la legge esoterica, la legge spirituale, aver studiato i podcast, aver messo in pratica tutto quello che vi insegno sempre e che sono cose che ho messo in pratica io, che ho appreso a mia volta da altri grandi maestri e quindi ognuno poi fa sua un'esperienza straordinaria di quello che viene messo in pratica. Quindi voglio partire subito con la prima mail stupenda. Sapete quanto le storie lavorino nel nostro subconscio? Perché quello che uomo ha fatto, uomo può fare. E la testimonianza di cose grandiose servono proprio a dare quella spinta, che non è una motivazione. Attenzione, perché la psicologia da bar in cui ci troviamo oggi con questo motivazionalismo, noi non dobbiamo motivare proprio niente. La motivazione serve a gonfiare l'ego, che poi si sgonfia, le cose non accadono e l'ego si sgonfia. Poi devi rialzarti con la motivazione. No, significa il potere è quello di sentire le emozioni che arrivano, farti penetrare dalle emozioni completamente, affinché distruggano le tue corazze di mentale, di giudizio, di giusto e sbagliato, gli eventi sbagliati, le persone sbagliano, tu hai sbagliato, io non ho sbagliato, giusto, sbagliato, bene o male, la vittima. E noi qua stiamo facendo un cammino controcorrente. Il cammino esoterico è un cammino controcorrente ed è un empirismo radicale. Quindi il senso qual è? È proprio quello di riprendere il potere che sta dentro di te. Non hai bisogno di motivazione, devi solo accogliere gli eventi che tolgono i veli. La legge naturale è una legge semplice, per questo è difficile per l'uomo che ha la mente con i suoi costrutti. Allora la storia delle nostre ragazze adesso testimonierà questo fluire, lasciarsi fluire agli eventi in qualità di dei, spiriti, forze e acquisirne il potere. Allora, partiamo con la prima mail. Allora, ti racconto, la prima nostra sorella dice: ti racconto quello che è stato il mio viaggio fino a qui, che si è trasformato totalmente negli ultimi mesi. Fin da piccola sono sempre stata presa in giro a scuola perché non ero una bambina molto carina e questa cosa ha minato tanto la mia autostima, tant'è che si è riversato nella mia ossessiva ricerca dell'amore che puntualmente terminava nel rifiuto e nell'abbandono. Ho sempre creduto di non essere abbastanza per poter avere un uomo accanto, di non meritarlo e allo stesso tempo chiedevo a un Dio imposto dalla religione il perché. Sono cresciuta nella psicosi dell'essere single, mentre tutti attorno a me trovavano l'amore. E questa cosa mi faceva tanto male. Ho iniziato a leggere libri sulla legge di attrazione, sulla pratica dell'Ho'oponopono, ma niente cambiava. Non riuscivo a capacitarmi del fatto che per tanti funzionasse, ma non per me. Poi lo scorso ottobre ho iniziato a frequentare un ragazzo e poco dopo ho deciso, contro ogni remora, di iniziare un percorso di terapia perché avevo bisogno di parlare con qualcuno che non sapesse nulla di me. Nonostante gli sfoghi la storia mi faceva, nonostante gli sfoghi in terapia, no? La storia mi faceva soffrire e non riuscivo a capire perché l'universo continuasse ad accanirsi contro di me. Così un pomeriggio, vicino al mare, con le lacrime agli occhi, ho parlato all'universo e ho chiesto aiuto. È stata una richiesta così viscerale, potente, che dopo pochi giorni sei apparsa tu. Ho iniziato a seguirti quotidianamente, le letture interattive, i podcast, a volte non riuscivo a capire. Poi ascoltavo, riascoltavo e iniziavo a vedere chiaramente, veramente. Vedete quando vi dico ascoltate, riascoltate, la mente non può comprendere la multirealtà che vanno sentite, no? Delle leggi spirituali.
libri riposti nella mia libreria perché ai tempi in cui li avevo comprati non li avevo ancora non li avevo compresi, hanno riattirato la mia attenzione. Li ho letti, capiti, perché tu mi avevi trasmesso la giusta chiave di lettura. Ho iniziato a mettere in pratica ogni tuo insegnamento, chiedendomi se effettivamente quello che dicevo e facevo era corretto. Ho toccato l'abisso dell'abbandono, ma stavolta l'ho guardato con consapevolezza, accogliendo ogni emozione che mi suscitava. Eccolo dove sta il segreto. Ho vissuto momenti pesanti al lavoro e anche in questo caso ho messo in pratica ogni cosa che imparavo da te. Mi sono messa in gioco, sono evasa dalla mia zona di comfort. Ho iniziato a comprare biglietti aerei, a prenotare viaggi per single con persone che non conoscevo. Mi sono buttata in situazioni che mi terrorizzavano, come prendere l'aereo da sola. Mi sono affidata, fino a che un giorno ho capito di amarmi profondamente e di non aver bisogno di altro. E qua sta un grande salto. Poi. Ed è in quel momento che è arrivato lui. Conosciuto 2 settimane fa in crociera. Era stato coinvolto inizialmente da un'altra ragazza del gruppo, ma dopo qualche giorno lascia lei e dice a me che vuole stare solo con me. E da allora non ci siamo più mollati. E nonostante questa storia presenti il superamento di alcune mie credenze che sono emerse, adesso le guardo divertita perché so, il mio cuore sa. In tutto ciò ho talmente lavorato su di me che sono letteralmente circondata da uomini che stanno impazzendo per me e questa cosa mi diverte tantissimo. Sono allo stesso tempo stupita e consapevole che è la legge spirituale che sta lavorando. Un giorno, durante un'escursione sul pullman, la nostra guida disse questa frase: ricordate sempre che la mente mente. Che dire? L'universo mi parla sempre e il mio sé superiore gioca con me questo meraviglioso gioco che è la vita. Grazie infinitamente per essere la voce della nostra unica anima e che Dio ti benedica sempre. Mamma mia, sorella mia, tu non hai idea di quello che stai facendo? La legge spirituale. Vedete? La trasformazione dà la credenza di essere, no, non accettata, non bella, arriva ad essere circondata da uomini che impazziscono per lei. La realtà fuori è un riflesso di quello che tu credi di essere, ma per arrivare a credere di essere Dio, tu devi accoglierlo il Dio. E le emozioni sono dei. Quindi, come vedete, lo studio, la perseveranza apre la via alla prosperità. E quindi io sono strafelice quando mi raccontate le vostre storie, perché sono storie che io, o meglio scusatemi, quello che vi racconto sono pratiche che io ho messo in pratica su di me e sono insegnamenti i più antichi sin dalla notte dei tempi. Io non dico niente di nuovo, lo applico su di me e dico la mia personale esperienza, che è unica e irripetibile, come quella di ognuna di voi è unica e irripetibile. E adesso vi leggo un'altra mail di un'altra discepola perfetta della legge spirituale, di una nostra sorellina meravigliosa, che in oggetto scrive miracoli della stagione agostiana, perché ad agosto abbiamo avuto... Agosto è, come ci insegna anche l'antroposofia, no? Le gerarchie spirituali sono staccate un po' dalla terra e quindi è come se dicessero adesso al figlio che siamo noi, adesso veditela da solo, cioè vedi un po' che cosa hai imparato fino a questo momento, no? A differenza dell'inverno in cui siamo raccolti con tutte le gerarchie, siamo nel grembo della madre, no? E invece d'estate ci sparano fuori la maturità, no? Anche simbolicamente la maturità viene d'estate. Si matura o si è maturata una certa consapevolezza ed è come se in estate dovessimo dare quello che abbiamo imparato dal raccoglimento invernale. Adesso, la stagione agostiana della nostra sorella ci scrive: ciao Francesca, meravigliosa anima risvegliata.
Volevo raccontarti i miracoli che sono accaduti nella mia vita grazie al potere delle emozioni e alla potente stagione agostiana che mi ha colpita in pieno su più ambiti. Sono una ragazza di 25 anni, ti seguo da 3 anni e il percorso che mi hai aiutato a fare è incredibile. Sono sempre più grata di dove la consapevolezza e la conoscenza mi abbiano fatto arrivare, anche se so bene che ho ancora tanta strada da fare. Inizio con il dire che ho perso mia nonna il 19 agosto, aveva 92 anni, ce lo aspettavamo, ma è stato comunque un duro colpo. Ma con il lavoro sulle emozioni e la consapevolezza acquisita in questi anni sono stata in grado di superarla ed essere addirittura felice per il suo trapasso, cosa che anni fa non mi sarei mai potuta aspettare. Cioè, capite? Lei era felice perché consapevolmente, avendo accesso alle sue emozioni profonde, ha sentito, non ha capito, perché il fatto è il sentire, non capire, intellettualizzare, la liberazione finale della nonna dalla sofferenza della dualità. E quindi è a un punto straordinario. È proprio vero che quando accogli completamente le emozioni e non le combatti, senti che diventano energia pura e all'improvviso ci si sente meglio. Ma questa non è l'unica cosa che è avvenuta in questo magico agosto. Ho subito un altro mini lutto proprio 2 giorni prima della morte di mia nonna, con il ragazzo che mi lascia dopo una relazione breve ma travagliata, a cui però mi ero affidata totalmente, sapendo che era comunque voluta dalla mia anima. Il dolore della perdita, il vuoto che sperimento è sempre lo stesso, con ogni persona, e anche stavolta è stato forte. Accogliendo le dee della solitudine, del rifiuto e dell'abbandono, tuttavia mi sono resa conto che l'emozione è sempre la stessa, anche se la persona cambia. Vedete cosa significa consapevolezza? È la consapevolezza che rende l'uomo libero dal giudizio e dalle gabbie mentali. Ecco perché è un Dio, perché è sempre lo stesso. È solo la maschera che cambia, l'evento che deve farti arrivare la dea. Questa realizzazione è stata fondamentale per me. Mi ha fatto fare uno switch. Sento che alcuni pezzi del puzzle stanno tornando a posto. Sapevo che era tutto per il mio bene e nonostante il forte dolore mi ripetevo che avevo fede nell'universo, fede, fede, fede e che in realtà andava tutto bene. Ogni volta che dico così, il mio ego impazzisce e io mi diverto. Ebbene, e certo, l'ego impazzisce, no? Dice come? Non sta andando secondo i piani, no? Ok, il dolore è male, ti dice l'ego, e no, e invece la consapevolezza come fa? No, no, io ho fede, sta andando tutto bene. Ebbene, pochi giorni dopo, infatti, succede il miracolo. Mi rinnamoro di una persona che in questi anni mi ha accompagnato in astrale, che ancora non conosco sul piano della 3D, ma che so che un giorno incontrerò. Questa persona mi ha parlato attraverso la sua musica e mi ha riavvicinato a lui attraverso una serie di inspiegabili sincronicità. Mi sono sentita di nuovo a casa, mi ha fatto capire che cosa merito per davvero, me l'ha ricordato e mi ha fatto sentire amata, coccolata, come anni fa, quando lo conobbi per la prima volta. Ultimo, non per importanza ma solo a livello temporale, qualche giorno fa ho dovuto affrontare un pesante attacco d'ansia, accompagnato da forte reflusso, di cui soffro da qualche anno. Pensavo di avere un infarto, di poter morire. Così mi sono appellata al dio Pan, mi sono affidata, volevo essere alla sua altezza, senza distrarmi, con il coraggio di Perseo, che scende nel regno Ectonio per prendere i sandali alati. Mamma mia, bellissimo. Ho usato la formula magica di cui parlavi nel podcast. Emao, meraviglia! E pronunciavo la frase sono proprio eccitata, ricordando che la paura è in realtà eccitazione dell'anima che vuole sperimentare. E incredibilmente, l'istante dopo aver pronunciato le frasi magiche, mi sentivo meglio, mi sentivo davvero euforica. L'ego è stato comunque difficile da combattere, ma penso di aver superato la prova. Tanto che nei giorni a seguire mi sono sentita bene, piena di fantasia e ho realizzato dei disegni mai fatti prima. Te ne allego uno, rappresentato me e le persone a cui livello animico mi sento di appartenere, coloro che mi sono stati vicini per gran parte della mia vita nonostante siano star internazionali.
Grazie alle meditazioni che hai messo nel canale, ho anche ripreso a scrivere i miei romanzi, dopo un blocco artistico che durava mesi e a cui non sapevo dare spiegazione. Mi sento di nuovo pregna di idee e soprattutto di entusiasmo verso il futuro. Grazie mille per tutto quello che fai per noi della comunità. Grazie a te mi sento parte di qualcosa di più grande, di una missione collettiva a cui io posso dare il mio contributo e dare un senso alla mia vita. Grazie ancora, anima di luce. Ragazze mie, cioè, ma che cosa mi fate sperimentare? Cioè, ma vi rendete conto che la nostra sorella ha messo proprio in pratica tutto? Quando noi siamo nella condizione di vittima e quindi la nostra mente limitata non ha accesso all'infinità di creazione dell'anima, allora tu quando accogli le emozioni non dici più no, ti fai pervadere da quell'emozione, invochi il Dio Pan, ce la metti tutta, affronti con coraggio, lo stesso coraggio di Perseo, allora, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, l'emozione è una forza inarrestabile che vuole spaccare la diga della mente che ti tiene contratta in un universo limitatissimo e quindi privo di creatività. Che succede quando inizia a spaccarsi la diga emozione dopo emozione, emozione dopo emozione, emozione dopo emozione? Inizia a spaccarsi questa diga e tu accedi all'infinito flusso di creatività. La nostra sorella ha ripreso a scrivere romanzi, mi ha mandato una foto meravigliosa, mi ha mandato una poesia scritta straordinaria in cui si sente la perfetta connessione con il suo sposo celeste. Adesso lei sa che ogni persona che incontra è incarnazione del suo sposo celeste, che ogni persona che incontra, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, è una maschera del divino, dove noi facciamo una sorta di palestra, di esercitazione per essere all'altezza con il nostro sposo celeste. Perché ogni relazione sul piano della realtà duale è imperfetta. Ogni relazione sul piano della realtà duale non può essere perfetta, perché non è unita. Siamo noi che la rendiamo perfetta esercitandoci sempre di più nel vedere nell'altro la maschera del divino. E allora vivremo sempre più relazioni appaganti, piene, perché vediamo nell'altro il nostro sposo celeste o sposa celeste, vediamo nell'altro le nostre ombre, le includiamo sotto forma di emozioni, emozioni, e ogni relazione vissuta in questo modo sarà sempre più piena, più appagante. Ogni relazione che abbiamo è la scena dove noi facciamo esercitazione per renderci all'altezza del nostro sposo divino o sposa divina. E quindi leggere le testimonianze, leggere le storie, ogni storia sciamanizza, no? Cioè ti porta su un altro livello di coscienza, su un'altra frequenza. E noi stiamo in un momento storico chiamato Kali Yuga, che è il periodo più oscuro dell'umanità. Cosa vuol dire più oscuro? Ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 5, che è monco, mozzato di un pezzo, dell'invisibile, fede nell'invisibile, fede in ciò che non si vede. Allora il giudizio che abbiamo, la mente razionale, è il veleno, è veleno, ma è lo stesso veleno che è antidoto, perché è una palestra questa mente razionale. Allora noi, destrutturando tutte queste credenze, anche il senso dell'accelerazione delle cose, no? Siamo acceleratissimi, acceleratissimi, non abbiamo calma, non c'è centratura e quindi la mente si arrovella sul primo pensiero che arriva o attacca la prima persona che incontra, chi è inconsapevole. È la consapevolezza che rende l'uomo libero, la conoscenza rende l'uomo libero. E quindi il mio lavoro, quello che faccio è quello di passarvi la consapevolezza che ha reso me libera e prospera, che mi ha calmato, e in questa calma vedo tutto come una grande scena, una grande messa in scena, di cui io mi faccio, non sono più la
il sognatore che viene, non sono più l'attore che viene sognato, ma inizio pian piano ad essere sempre più sveglia per co-creare insieme al grande sognatore che è la mia anima. Questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 5, perché è tutto un sogno, è tutto un sogno. Io, anima, sto sognando il personaggio di Francesca. Finché Francesca non si risveglia, è vittima del suo stesso sogno. E quindi Francesca si risveglia e inizia, accogliendo tutto, a co-creare con l'anima, ad andare incontro ai veri desideri dell'anima, iniziando a fermare i venti del karma. A tal proposito vi sto preparando Magia Pratica 6, lo so che state bollendo ardenti, lo so. Magia Pratica 6, karma positivo, karma negativo, come creare karma positivo, è un video importante come tutti i nostri Magia Pratica. E quindi ragazze mie, ragazzi, detto questo, con le nostre bellissime testimonianze, voglio vedere che cosa hanno da dire adesso lassù, che poi è qua giù, che poi è la stessa cosa, i maestri, la grande anima che attraverso di noi si esprime. Allora, voglio metterci gli star code. Qual è il messaggio di questo meraviglioso sentire in questo momento per la nostra famiglia, per la nostra comunità? (43) ci dicono: consentire a ogni forma di vita che incrociamo e che capta la nostra attenzione di esprimere ciò che di più bello ha in sé. Non è forse una delle mete della vita? Cioè, ditemi se non è adesso questo che ci hanno detto gli Star Code, l'epilogo di quello che abbiamo detto fino a questo momento. Ci chiedono di consentire a tutto quello che ogni forma di vita con cui entriamo a che fare di accogliere quello che di bello ha da darci. Consentire a ogni forma di vita che incrociamo e che capta la nostra attenzione di esprimere ciò che di più bello è in sé. Questo è un momento storico in cui vediamo soltanto l'oscurità, in cui è un momento storico che manca di poesia e di bellezza. Quindi consentiamo alla vita di mostrarci la bellezza, consentiamo a ogni essere vivente di mostrarci la sua bellezza. Non giudichiamolo, il giudizio non fa vedere bellezza, perché il giudizio è la mente, una lama che divide e uccide, sotterra. Consentiamo a ogni persona di mostrarci la sua bellezza, ossia vediamola anche se la tua mente non la vede, quella bellezza. Mi spiego? Ossia, vediamo ogni cosa, ogni evento come un dono di Dio, perché è quello che è. Vediamo la bellezza di ogni evento che ci accade, accogliendo. Come vedi la bellezza di ogni evento, persona, circostanza? Sapendo che è uno strumento del divino per avvicinarti a sé, con la consapevolezza, perché questa è una delle mete della vita, le grandi mete. Il nostro giudizio, la nostra mente tenterà sempre di vedere il brutto di ogni cosa. In natura il brutto non esiste, perché non c'è la mente, non c'è giudizio. Noi siamo natura, ma ciò che ci separa dalla natura è il velo dell'illusione della mente. Quindi consentiamoci di vedere bellezza ovunque. Imperare sibi maximum imperium est, diceva qualcuno.
Comandare a se stessi è il più grande comando. Io prendo ferma risoluzione di vedere la bellezza in ogni cosa, in ogni persona, in ogni evento, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. E in questa società in cui manca la poesia, manca proprio il linguaggio dell'anima, noi dobbiamo avere fede assoluta nel linguaggio in cui la nostra anima si manifesta, cioè tramite gli eventi e le persone, ed è lì che iniziamo ad accedere alla poesia. La poesia è creazione, la poesia è bellezza. L'anima ha una struttura poetica e quindi ecco perché, per esempio, le formule magiche o tutti i mantra, i suoni dei mantra, oppure le filastrocche magiche. Perché filastrocche? Hanno un ritmo, hanno poesia. E perché funzionano? Perché la nostra sorella, utilizzando le formule magiche, Emao, meraviglia, o i mantra, perché funzionano? Perché hanno una valenza, una struttura poetica. L'anima parla in poesia, la poesia è bellezza e ogni emozione, anche la dolce tristezza, la dolce malinconia, sono nutrimento per l'anima e questa società ha voluto bandire e sotterrare queste emozioni. Quindi è una società che non vive nella bellezza, è una società da vittime, è una società che non riesce a creare, non ha il potere di creazione, ma subisce la creazione stessa. Allora per risvegliarci noi accogliamo le emozioni, vediamole come poesia, poesia, e accederemo alla nostra poesia, ossia al nostro potere di creazione. Il mago è un poeta, le formule magiche sono poesia, filastrocche, vi ricordate? Le filastrocche magiche. E se ci fate caso, è proprio questo che manca a questa società e noi, la nostra comunità si è risvegliata, la maggior parte della nostra comunità è tutta sveglia, quindi è solo rincarare la dose su questo e supportare chi ancora è vittima della sua stessa mente, vede un giudizio ovunque, giudica malissimo gli altri, le persone, perché è vittima della sua stessa mente. Il divino è fede e chi non ha fede giudica. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi amo, vi stramo, siamo una famiglia bellissima e stiamo cambiando il mondo. Detto questo, ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!